3, 2, 1, go! Ciao a tutti, io sono Riccardo e vi do il bentornati per un nuovo video sul mio canale Uramariki Professione Nerd. Stavo giusto rispolverando questo vecchio fumetto, si tratta del secondo volume di Codename Sailor V, il manga prequel di Pretty Guardian Sailor Moon. In questi due volumi, disegnati sempre dalla mangaka Naoko Takeuchi, abbiamo scoperto la vera storia della primissima guerriera Sailor ad essersi risvegliata, e sto parlando di Sailor Venus, che dà infatti il nome a questo manga. La guerriera della bellezza e dell'amore è infatti la protagonista dell'unboxing di oggi. Prima di passare all'unboxing, riassumiamo in poche pillole la vita di questo personaggio. Il suo nome terrestre è Minako Aino ed è una ragazza che assomiglia molto ad Usagi, sia esteticamente che anche per alcuni lati del carattere. È infatti pigra e svogliata e si applica poco a scuola. Al contrario di Usagi, è però una ragazza molto atletica che ama gli sport, in particolare la pallavolo. Nel manga principale di Pretty Guardian Sailor Moon è l'ultima guerriera tra quelle del sistema solare interno ad entrare in scena, ma come vi accennavo prima, nel manga prequel di Codename Sailor V apprendiamo che è stata invece la prima a risvegliare i ricordi della vita passata, grazie al suo amico Artemis, e si è a quel punto messa alla ricerca delle compagne e della principessa. La storia narrata in Codename Sailor V non è purtroppo mai stata trasposta in versione animata. Soltanto nell'anime storico degli anni 90 c'è il riferimento in un unico episodio, ma con una trama molto differente rispetto a quella della versione cartacea. Il principale sogno di Minako, in parte condiviso con l'amica Rei, è quello di diventare una idol, e si impegna sempre molto per raggiungere questo obiettivo. Minako, inoltre, anche se protetta dal pianeta dell'amore, è sempre molto sfortunata con i ragazzi, esattamente come Makoto. Possiamo dire inoltre che Sailor Venus è la leader delle Inner Senshi e per questo motivo ha piena padronanza su una spada fatta interamente di cristallo d'argento illusorio. I suoi poteri sono legati a tre elementi: il metallo, la luce e l'amore. E ora una breve anteprima della scatola contenente la figure che poi analizzeremo tra pochissimo. Si tratta di una Glitter and Glamours versione A di Super Sailor Venus, prodotta da Bandai Spirits e Banpresto. L'ho acquistata su eBay dal rivenditore Mastro Manga al prezzo di euro 41,80 comprensivo delle spese di spedizione. Passiamo quindi all'unboxing. Ci ritroviamo poi come sempre al termine del video per i saluti finali. A tra poco! Comincio analizzando la scatola lato per lato. Questo è il fronte dove troviamo come sempre i loghi delle case produttrici di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie e del 30° anniversario dell'opera. Inoltre ci viene mostrata una bella anteprima di come si presenterà la figura all'interno, e proprio da questa anteprima ci accorgiamo subito di una novità per la linea Glitter and Glamours, ovvero che la protagonista non è stata scolpita nella sua tipica posa finale di trasformazione come le altre guerriere Sailor, ma in una totalmente inedita. In ogni caso parleremo più approfonditamente di questo aspetto tra poco quando faremo l'unboxing. Sul lato destro ci viene invece proposta un'immagine della figure di Super Sailor Venus vista da una differente angolazione. Sul retro ci vengono elencate le due versioni di questa figure, la versione A, di cui stiamo facendo adesso l'unboxing, con i colori originali, e la versione B con delle sfumature pastello. Devo ammettere che se per le altre guerriere Sailor sono andato dritto verso la versione A, in questo caso ho un po' tentennato perché mi piaceva molto anche la versione B, ma alla fine, per avere una coerenza nella collezione, ho optato per la prima. Sul lato sinistro abbiamo invece una panoramica completa del modellino con ben 4 immagini differenti. Infine il lato superiore, dove troviamo lo sticker dorato della Toei Animation che certifica l'originalità di questo prodotto, e il fondo della box. Il modellino sarà diviso in 3 soli pezzi: il corpo come blocco unico, il fiocco giallo posteriore e una basetta bianca di supporto.
Una volta ricomposti i 3 pezzi, questo è l'aspetto che avrà la Glitter & Glamours di Super Sailor Venus. Vi devo confessare che è stato difficile riuscire ad inserire la scarpa all'interno della basetta. Questo supporto è molto simile a quello di Super Sailor Jupiter, perciò prevede che il tacco vada inserito in un apposito foro. In questo modo però c'è il concreto rischio che andando per tentativi come ho fatto io, il tacco si pieghi un po'. Inoltre, anche se forse da questa inquadratura non si nota bene, il piede sinistro, che non è ancorato alla basetta, non poggia perfettamente per terra ma sta un po' alzato. Analizziamo adesso anche gli altri lati. Guardate, da questa angolazione si percepisce tutta la leggiadria e la femminilità nel gesto di spostare la ciocca di capelli. Devo riconoscere che al netto del problema con la basetta, questa figure è davvero incantevole. Adesso zoommo l'inquadratura per poterla analizzare meglio più da vicino. Il viso ha un'espressione molto dolce che rispecchia pienamente i lineamenti della guerriera dell'amore. La colorazione è abbastanza precisa anche sulle parti più piccole, fatta eccezione per la spilla. Il colore giallo infatti sbava sul fiocco blu in diversi punti. Purtroppo si conferma questo difetto che avevo già riscontrato nelle foto di altri utenti su Instagram. Parlando di tecnica scultorea, mi piace molto come sono stati scolpiti i capelli. È una chioma voluminosa e sinuosa al tempo stesso, con un leggero effetto in movimento. Si riesce a distinguere ciocca per ciocca. Sia sulla parte superiore del corpo che su quella inferiore mancano totalmente delle ombreggiature di colore che avrebbero reso la figure un po' più tridimensionale. Infine, che dire di questa basetta di supporto? Come sempre la trovo bruttina, mi sembra inadatta per una figure di questa bellezza. Esteticamente è meno terribile rispetto a quella di Super Sailor Jupiter perché almeno non nasconde il piede intero ma soltanto metà. Purtroppo però, come vi accennavo prima, ho avuto serie difficoltà per riuscire a montarla. Scopriamo adesso quanto misura. 23 cm. Confrontiamola con le altre Glitter & Glamours che ho già analizzato nei miei precedenti video, cominciando da Super Sailor Moon ed Eternal Sailor Moon. Proseguendo con Super Sailor Jupiter, Super Sailor Mars e Super Sailor Mercury. Eccole qui tutte insieme le 4 Inner Guardian Senshi. Con tutti i difetti che questa linea può avere, si tratta comunque di una collezione stupenda. Ma fermi lì perché i confronti non sono ancora finiti. Adesso è il turno di un modellino che proviene dal passato. Si tratta della Girls Memories figure di Sailor Venus, uscita intorno al 2014 o 2015. L'unica caratteristica per la quale preferisco la Girls Memories, indovinate qual è? Ovviamente la basetta. Per il resto però possiamo dire che la Glitter & Glamours vince a mani basse. Adesso però lasciamo a Super Sailor Venus il suo giusto spazio per le valutazioni finali. Ed è finalmente arrivato il momento di dare un po' di voti. Per la categoria somiglianza al personaggio il mio voto è 9. I dolci lineamenti della guerriera sono stati fedelmente scolpiti in questa versione. Per la categoria colorazione e sculpt il mio voto è 7. Avrei potuto dare anche un punto in più, ma purtroppo ho dovuto tener conto delle sbavature sulla spilla. Per la categoria basetta di supporto invece il mio voto non può che essere 4, per i motivi già citati precedentemente. Alla categoria posa al massimo dei voti, 10. La trovo dinamica ma al tempo stesso aggraziata, mentre sposta una ciocca di capelli. Mi dispiace solo un po' che in questo modo la coerenza di linea con le altre Glitter & Glamours sia andata a farsi benedire. Infine, alla categoria rapporto qualità-prezzo darò 9. Come vi accennavo all'inizio del video, ho pagato questo modellino 41,80 €. Facendo due conti, la media finale di questa Glitter & Glamours è di 7,8. Un buon punteggio che le permette di superare le altre guerriere Sailor ma non di raggiungere il podio. Ben ritornati! Se vi è piaciuto questo nuovo unboxing di Super Sailor Venus, vi chiedo di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti e di condividere il video su tutti i vostri social. Inoltre, se già non mi seguite, vi chiedo di iniziare a farlo, è molto importante, anche sulle mie pagine Instagram e Facebook, dove mi potete trovare sempre con il nickname Uramariki Professione Nerd.
nerd. Infine, se vi va, vi chiedo di lasciare un commento sotto il video per farmi sapere cosa ne pensate di questo personaggio e di questo modellino, o per qualsiasi altro dubbio, richiesta, consiglio o perplessità. Ho concluso, perciò vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, passo e chiudo.